Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Una domanda che ricevo molto spesso dai miei studenti è: perché si dice riguardo a una determinata espressione? In questo video ho selezionato 10 espressioni italiane per voi che sono un po' bizzarre e vi spiegherò perché si dice così, qual è la storia dietro ognuna di loro. Rendere pan per focaccia. È un'espressione che deriva, pensate un po', dal Medioevo e significa ricambiare un'offesa o un torto subito, vendicarsi con qualcuno, spesso con maggiore cattiveria. Dunque, è un po' come occhio per occhio, dente per dente, ma peggio, perché la vendetta non è della stessa intensità del torto, ma più forte. In realtà, però, l'espressione ha assunto questo significato negativo solo con il passare del tempo. In origine era molto positiva. Infatti deriva da un'usanza, un'abitudine, quella di buon vicinato. Nell'antichità, quando le massaie non avevano abbastanza farina, ne chiedevano un po' in prestito alle loro vicine di casa e poi ricambiavano il favore regalando loro le focacce che avevano preparato con la farina in prestito. A loro volta, quando queste vicine che avevano ricevuto le focacce preparavano il pane, offrivano il pane a quelle vicine che avevano regalato loro le focacce. E così via, in un loop, in un circolo infinito di generosità, gratitudine e buone maniere. Insomma, del pane per restituire il favore delle focacce. Pan per focaccia. Che pizza! Sì, ok, la pizza è buonissima, nessuno ne dubita, però questa espressione ha un significato tutt'altro che positivo. È un'esclamazione che utilizziamo in riferimento a qualcuno o qualcosa di noioso, fastidioso. Ad esempio, se qualcuno esclama "che pizza che sei", vi sta comunicando che il vostro atteggiamento non è molto gradito. Oppure, quando qualcuno ci chiede di fare qualcosa che proprio non abbiamo voglia di fare, possiamo esclamare "che pizza". Ma perché proprio la pizza, che è amata da tutti, diciamolo, deve essere associata a qualcosa di noioso e fastidioso? Ebbene, il significato di questa espressione nasce proprio da quella sensazione di fastidio, di noia, di impazienza che si prova quando si aspetta con grande attesa il processo di lievitazione di questo delizioso piatto, che può richiedere alcune ore. Prendere 2 piccioni con una fava. Questo è uno dei detti italiani più famosi e più utilizzati, sono sicura che la maggior parte di voi lo conosca. Significa raggiungere 2 obiettivi con un'unica mossa. In altre parole, con una singola azione si ottengono 2 risultati positivi. E questo probabilmente lo sapevate. Ma perché si dice così? Ebbene, questo modo di dire trae la sua origine da una tecnica molto utilizzata nel passato dai cacciatori, che consisteva nell'utilizzare una fava come esca per catturare i colombi selvatici, i piccioni, più di uno in un colpo solo, per filo e per segno. Significa letteralmente in modo molto accurato, minuziosamente, curando i dettagli, ed è usata in riferimento a un'azione svolta con grandissima precisione, oppure in riferimento a un concetto spiegato con particolare chiarezza, accuratezza.
Ma da dove deriva questa espressione? Perché si dice così? Deriva dal lavoro dei taglialegna e degli imbianchini del passato. Qual è la cosa che questi due lavori hanno in comune? La precisione nelle linee. Chiaramente è molto importante tagliare la legna in maniera dritta, così come è necessario dipingere le pareti in modo dritto, lineare. Perciò chi nel passato tagliava gli alberi o imbiancava le pareti era solito battere la corda, cioè tratteneva sulle superfici un filo bagnato nella vernice per poi lasciarlo andare di colpo. In questo modo si creava un'impronta che funzionava come tracciato che loro seguivano per appunto imbiancare o tagliare la legna in modo perfetto e senza errori. L'abito non fa il monaco. Questa espressione significa che l'apparenza non sempre corrisponde alla realtà e perciò dobbiamo sempre essere cauti nel giudicare gli altri da come appaiono. Deriva da un antico detto latino: cucullus non facit moncum. Letteralmente, il cappuccio non fa il monaco. Ma perché? Ebbene, perché in passato i monaci viaggiatori, che quindi si spostavano sempre, ricevevano un'accoglienza calorosa ovunque andassero ed erano molto rispettati in virtù dell'abito che indossavano. Però, proprio a causa dell'abito, in realtà, molte persone rischiavano di essere raggirate, ingannate da parte di mascalzoni che si travestivano da monaci, che utilizzavano gli abiti dei monaci per ottenere tutti i benefici che questo abito comportava, ma che ovviamente non erano monaci. Ecco perché, in sostanza, questo detto indicava che non basta l'abito da monaco per essere considerato tale. Non avere voce in capitolo. Significa non avere autorità nel prendere una decisione importante, non contare nulla, non avere il diritto o la possibilità di esprimere la propria opinione. Ma perché si dice così? Da dove viene questa espressione? E cosa c'entra il capitolo? No, non si tratta del capitolo di un libro. In realtà il significato di questa espressione viene dal capitolo, scritto con la C maiuscola, che in passato era un'assemblea di religiosi che prendeva decisioni importanti e che si riuniva una volta al giorno. Se un monaco, se un religioso non vi era ammesso, chiaramente non aveva voce in capitolo nella organizzazione e quindi non contava nulla quando bisognava scegliere, decidere qualcosa. Dormire sugli allori. Questa espressione è utilizzata per indicare chi, dopo aver raggiunto un obiettivo, un traguardo, si ferma, godendosi quanto ottenuto e rimanendo inoperoso, completamente passivo. Questo modo di dire deriva dalla storia antica, dal mondo passato, quando l'alloro era la pianta associata alle vittorie, ai traguardi. Ad esempio, per gli antichi greci, l'alloro era la pianta sacra ad Apollo e veniva utilizzata per premiare atleti, poeti, condottieri particolarmente valorosi. Più o meno la stessa cosa valeva anche per gli antichi romani, che la utilizzavano anche per rendere onore ai militari. Quindi l'idea è: ho ricevuto l'alloro per la mia vittoria, per il mio traguardo, e adesso cosa faccio? Nulla. Mi ci getto sopra e ci dormo su. A occhio e croce. Questa espressione indica una misurazione fatta in maniera poco precisa, quindi assume il significato di più o meno,
circa, approssimativamente. Da dove deriva? Anche questa espressione deriva dal mondo del lavoro, in particolare da quello della sartoria. Infatti gli antichi tessitori, quando si utilizzava ancora il telaio, potevano rischiare di dover affrontare qualche problema che portava alla perdita del loro lavoro fino a dove erano arrivati perché si sfilava. In questi casi i sarti dovevano riprendere i fili persi a occhio e rimetterli in tiro, rimetterli a posto, cioè a croce, perché è così che i fili dovrebbero essere per proseguire con il lavoro. Ma dovevano farlo affidandosi solo ai propri occhi e alla propria abilità di ricreare la croce. Quindi, insomma, in un modo approssimativo e non impeccabile e perfetto. Arrivare di soppiatto. Questo modo di dire è utilizzato in riferimento a qualcuno che raggiunge un luogo silenziosamente, di nascosto, senza che gli altri se ne accorgano. Il significato di questa espressione deriva dal termine piatto, che non è in questo caso quello in cui mangiamo, ma piatto nel senso di appiattito, schiacciato per terra, che sta ad indicare il modo in cui ci si dovrebbe muovere per non farsi notare. E apparentemente è un comportamento tipico dei gatti quando sono a caccia di una preda. Quindi avvicinarsi lentamente e silenziosamente, schiacciando il proprio corpo verso il basso per non farsi notare ed essere meno visibili. Prendere a pesci in faccia o trattare a pesci in faccia significa trattarlo malissimo, umiliarlo. Qui potete sicuramente intuire da dove deriva questa espressione, e cioè dal mondo del lavoro, ancora una volta, più precisamente quello dei pescivendoli. Questi lanciavano nel passato letteralmente i pesci in faccia alle persone che non tolleravano o che disprezzavano, per fare loro uno scherzo di cattivo gusto. E queste sono solo alcune delle espressioni italiane bizzarre che hanno anche una storia abbastanza interessante alle spalle, che ci spiega come appunto questo abbia portato all'espressione come oggi la conosciamo. Fatemi sapere nei commenti se questo tipo di spiegazione vi aiuta a ricordare meglio le espressioni. Così posso realizzare degli altri video della stessa tipologia, quindi non soltanto darvi il significato, ma anche un po' di storia alle spalle, che veramente è sempre interessante e poi fa sempre un po' la sua bella figura quando la raccontate alle altre persone. Se invece volete conoscere tutte le espressioni con il verbo chiedere, sapete dove andare. Potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento, che si trova qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito learnamo.com, e invece se cercate degli altri contenuti più divertenti, più rapidi, potete seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Non dimenticate di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile, perché ci aiuta moltissimo, e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale. Con questo è tutto, io vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!